Buongiorno, Buongiorno. oggi vi faccio vedere come si taglia la carne, perché alcuni dicono quando la tagliano poi la friggono oppure la mettono alla griglia ed è dura. Perché? Forse perché è stata tagliata male. Allora qui vediamo, dovete guardare sempre la venatura della carne. Qui la carne cammina così, le venature, vedete? Se fai una bistecca così adesso e la tagli così praticamente, è dura, più dura delle sole delle scarpe. Adesso le venature camminano così e tu la devi tagliare così. Questo coltello taglia, ma non come volevo io. Ecco, qui deve essere tagliata di traverso la venatura e infatti si vede. E questa qui è un bel taglio. Facciamo la seconda. Questa tavola non è buona perché scivola troppo. È un po' più grossa. Cioè. Ti devo prendere l'altra. Ecco qua, vedete? Così viene tagliata la carne. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è lo stesso pezzo di carne e adesso vi faccio vedere una cosa. Tagliamo questo pezzettino di lardo. Abbiamo detto che questo è lo stesso pezzo di carne intero, insieme, vedi? State vedendo? Però dovete vedere un'altra cosa. Questo è un pezzo staccato. Qui la venatura della carne cammina così, se vedete bene. Adesso io lo taglio qui e faccio un altro pezzo. Allora, era lo stesso pezzo. Questo abbiamo detto va tagliato in questo modo. Questo abbiamo detto è lo stesso pezzo di carne, questo, e questo invece, se lo tagliamo così, andiamo come cammina la carne, vedete? E sarà durissima quando la tagliate. Invece noi lo tagliamo così, questo qua. Lo dobbiamo tagliare così. Vedete? La carne viene tagliata non come cammina, ma di traverso. E non vedete? si fa dura. E così è una bellezza fresca.
Adesso vi taglio un pezzo sbagliato, un pezzo ecco qua, vedi? Questa cammina come cammina la carne, vedete? I filamenti della carne camminano in questo senso e questa qui risulta essere molto dura quando la friggete oppure la fate alla griglia. Il contrario di questa qua che è stata tagliata così. E questo lo faccio assaggiare anche a mia moglie oggi. Allora, dovete tagliare il contrario di come cammina la venatura della carne. Ok? Vi ho fatto vedere che nello stesso pezzo di carne lo stesso devi girare 2 volte. Qui c'è un nervezzino. Ecco, questa è una bella bistecca. Tagliata, e si vede anche qui molto bene la differenza tra questa e questa. Vedete, qui c'è la venatura che si vede, questa invece è stata tagliata così, il contrario di come cammina la carne. E alcuni dicono non può essere. Provate a tagliare una così, anzi la faccio ancora più fina, perché sennò veramente dopo non si può masticare. Questa la teniamo extra. Ok, questo era il pezzo che avevamo adesso, ne facciamo un'altra. Ecco qua, anche da un pezzo così basso riusciamo a fare una bistecchina. Questa invece qui ci facciamo adesso lo spezzatino. Allora, spero che vi ho fatto capire bene come tagliare la carne. Forse levanto questo pezzettino così lo vedete ancora meglio. Aspettate. Allora, le venature camminano così e noi lo tagliamo al contrario, così. Ecco qua, così va tagliata la carne, ok? Non così. Ve la farò vedere quando è cotta poi. Bene. Questo era un prosciutto di maiale.
Bene, vi farò vedere poi quanto è cotta. Per adesso basta così. Ciao. Ciao. Prendi a me. 3. Come promesso, ho detto che provavo tutti i 2 pezzi di carne. È chiaro, voi non lo potete sentire sotto i denti, ma questa è quella tagliata, diciamo, nel senso come va la venatura della carne. Ho dovuto masticare un bel po'. Adesso prendo quella tagliata bene. È un 30% più morbida. Quando affondi i denti riesci a toccare i denti sopra e sotto, quell'altra è più difficile, devi stringere molto di più. Bene, allora, quando tagliate la carne, guardate la venatura, come scende la venatura della carne, e tagliate al contrario, in modo orizzontale. Questo quando comprate pezzi di carne come compro io, così, interi. Quando comprate la bistecca è già tagliata. Ciao! Ciao.